Sotto la sabbia gelida del deserto del Gobi, in Cina, una nuova macchina monumentale si è appena accesa. Non brucia montagne di carbone. Non dipende dal vento. E cosa ancora più sconvolgente, non usa le barre di uranio solido che hanno tenuto il mondo col fiato sospeso da Chernobyl a Fukushima. Al centro di questa struttura non c'è un nocciolo rigido, ma un fiume di sale fuso, luminoso e incandescente, che scorre come sangue in un sistema circolatorio d'acciaio. Stiamo parlando di un elemento che è stato deliberatamente nascosto negli archivi polverosi per oltre 70 anni. Un metallo color argento che da solo potrebbe alimentare l'intera civiltà umana per i prossimi 10.000 anni. Ma per capire perché lo abbiamo ignorato, devi prima guardare in faccia il mostro che abbiamo scelto di costruire al suo posto. Oggi, il 70% dell'energia nucleare mondiale proviene da reattori ad acqua pressurizzata. Immagina la fisica di questi giganti. Tutto inizia con l'uranio, ma non un uranio qualsiasi. Solo lo 0,7% dell'uranio in natura è del tipo giusto, l'isotopo 235. Dobbiamo estrarne tonnellate, purificarlo con processi chimici brutali e comprimerlo in piccole pastiglie solide di ossido di uranio. Queste pastiglie vengono poi impilate dentro lunghi tubi fatti di una lega di zirconio. Stiamo letteralmente chiudendo la forza più devastante dell'universo dentro una prigione di metallo solido. E questo è il primo catastrofico errore di progettazione. Perché quando l'atomo di uranio viene colpito da un neutrone e si spezza, rilascia un'energia termica spaventosa. E quel calore non ha nessun posto dove andare, se non cercare di fondere la sua stessa prigione. Per evitare che queste barre di metallo si sciolgano trasformandosi in lava radioattiva, dobbiamo raffreddarle. Come? Usando l'acqua. Ma c'è un problema titanico. Il nocciolo raggiunge i 300 gradi centigradi. A quella temperatura, l'acqua dovrebbe trasformarsi istantaneamente in vapore, espandendosi di 1160 volte e facendo esplodere tutto. Per impedirlo, gli ingegneri devono mantenere l'acqua a una pressione allucinante, 155 volte la pressione atmosferica normale. È come avere un drago sputafuoco chiuso in una pentola a pressione gigantesca, sperando che le valvole, i tubi e le saldature non cedano mai. Se una sola pompa si ferma, se un tubo si rompe, l'acqua evapora, la pressione crolla e le barre di uranio solido rimangono scoperte. Iniziano a riscaldarsi fuori controllo. Diventano bianche, poi liquide. Fondono il pavimento. È esattamente quello che chiamiamo meltdown. Abbiamo costruito l'infrastruttura energetica più potente del mondo camminando su un filo spinato. Ma il paradosso più doloroso non è il rischio di incidenti, è l'efficienza. Un reattore ad acqua pressurizzata riesce a bruciare a malapena l'1% dell'energia potenziale contenuta in quelle barre. Il restante 99% diventa scarto. E che scarto! Quando estrai quelle barre dal reattore, sono diventate un cocktail mostruoso di isotopi instabili, tra cui il plutonio 239. Questo elemento non esiste in natura, lo abbiamo creato noi nel fuoco del reattore e rimarrà letale, emettendo radiazioni mortali per oltre 100.000 anni. Pensa a questo numero. 100.000 anni fa l'Homo sapiens stava appena iniziando a usare il fuoco nelle caverne. Noi stiamo lasciando in eredità ai nostri lontanissimi discendenti delle montagne di metallo velenoso, sepolte in bunker di cemento armato, sperando che non dimentichino mai i segnali di pericolo. Un debito tossico incalcolabile. Eppure c'era un'alternativa. C'era sempre stata.
Sposta la tua attenzione sulla tavola periodica. Casella numero 90. Il torio. Prende il nome da Thor, il dio norreno del tuono, ed è 3 o 4 volte più abbondante dell'uranio nella crosta terrestre. Lo trovi ovunque. In India, in Brasile, in Australia, persino mescolato alle sabbie delle spiagge. Ma c'è una differenza fondamentale che ha confuso i primi scienziati. Il torio, da solo, non brucia. Non è un materiale fissile. Se gli spari contro un neutrone, non si spezza in 2, rilasciando energia come fa l'uranio. Se provi a innescare una reazione a catena con del puro torio, si spegnerà istantaneamente. È inerte, dormiente, un sasso inutile. O almeno così sembrava, finché i fisici quantistici non hanno compreso un processo che assomiglia a vera e propria magia alchemica. Il torio non è fissile, ma è fertile. Significa che ha solo bisogno di un seme per sbocciare. Ecco cosa succede a livello subatomico. Quando un atomo di torio 232 assorbe un neutrone vagante, ingrassa. Diventa torio 233. Ma questa nuova forma è instabile, non si sente a suo agio. Entro 22 minuti sputa fuori un elettrone attraverso un processo chiamato decadimento beta e si trasforma in un elemento completamente diverso, il protoattinio. Ma non è finita qui. Il protoattinio attende in silenzio per circa 27 giorni e poi compie l'ultimo spettacolare salto quantico. Sputa un altro elettrone e si trasmuta in uranio 233. Ecco il miracolo. L'uranio 233 è il miglior combustibile nucleare mai scoperto dall'uomo. È perfettamente fissile. Quando si spacca, rilascia un'energia immensa e genera abbastanza nuovi neutroni da colpire altro torio, continuando il ciclo all'infinito. Noi non bruciamo il torio. Noi usiamo il torio per coltivare il nostro combustibile in tempo reale, direttamente dentro la macchina. Ma la vera genialità non sta solo nell'elemento. Sta nel modo in cui lo usiamo. Dimentica le barre solide di uranio che si fondono e si spaccano. In un reattore al torio, il combustibile viene sciolto chimicamente in un sale liquido, specificamente una miscela di litio e berillio chiamata flibe. A 600 gradi centigradi, questo sale ha la consistenza dell'acqua calda e scorre liberamente. Il combustibile è il fluido stesso. Pensaci un attimo. Non puoi avere un meltdown, una fusione del nocciolo, se il tuo combustibile è già fuso per definizione. È un trucco di fisica geniale. E poiché il sale liquido non bolle fino a 1400 gradi, l'intero reattore funziona a pressione atmosferica normale. Nessuna pentola a pressione gigante. Niente tubi che rischiano di esplodere per il vapore. Se fai un buco in questo reattore, il liquido semplicemente cola fuori, obbedendo alla gravità, senza nessuna esplosione. È un sistema che non combatte contro le leggi della fisica, ma le abbraccia. E se si perde il controllo, se un terremoto distrugge l'impianto e va via la corrente elettrica, come a Fukushima? Nei reattori tradizionali, l'assenza di corrente significa che le pompe dell'acqua si fermano, portando al disastro. Nel reattore a sali fusi, l'assenza di corrente è il meccanismo di salvezza. Sul fondo del reattore c'è un tubo di scarico, bloccato da un tappo fatto dello stesso sale, ma mantenuto congelato artificialmente da una ventola elettrica. È il cosiddetto freeze plug. Se manca l'energia elettrica, la ventola si ferma. Il calore stesso del reattore scioglie il tappo di sale in pochi minuti. A quel punto, la gravità fa il resto. Tutto il combustibile liquido drena silenziosamente dal reattore e cade in serbatoi sotterranei di emergenza, progettati per assorbire il calore passivamente. Il reattore si spegne da solo, senza computer, senza intervento umano. L'impianto salva se stesso usando la forza più infallibile del pianeta, la gravità della Terra. A questo punto
Ti starai chiedendo, se questa tecnologia è così incredibile, sicura ed efficiente, perché non la stiamo usando da decenni? La risposta è una delle storie più oscure e frustranti dell'ingegneria moderna. Non stiamo parlando di teoria. Questa macchina è stata costruita per davvero. Nel 1965, al Laboratorio Nazionale di Oak Ridge, in Tennessee, un team guidato dal brillante fisico Alvin Weinberg accese il primo reattore a sali fusi della storia. Lo chiamarono MSRE. Per 4 lunghi anni quel reattore funzionò ininterrottamente. Gli ingegneri dimostrarono che il sale liquido non corrodeva i tubi in modo incontrollabile, che la reazione era stabile e che il sistema di sicurezza a tappo di sale funzionava in modo impeccabile. Arrivarono persino a spegnerlo per il fine settimana e riaccenderlo il lunedì mattina, come se fosse un normale motore di automobile. Weinberg era convinto di aver trovato l'energia definitiva per il genere umano. E poi, nel 1973, il governo degli Stati Uniti staccò la spina. Il programma fu cancellato, i fondi azzerati e Alvin Weinberg fu letteralmente licenziato dal suo stesso laboratorio. Il motivo ufficiale? Tagli al budget. Ma la verità, sepolta nei documenti della guerra fredda, era molto più sinistra. In quegli anni, l'America non stava cercando solo energia elettrica, stava cercando armi. I reattori ad acqua pressurizzata, quelli a uranio solido, producevano come scarto il plutonio 239, il materiale perfetto per riempire le testate nucleari dei missili balistici intercontinentali. Il reattore al torio, invece, produceva uranio 233 e questo isotopo aveva un difetto meraviglioso. Era inevitabilmente contaminato da tracce di uranio 232, un elemento che emette raggi gamma così letali da friggere l'elettronica delle bombe e uccidere chiunque cerchi di assemblarle. Il torio era inutile per fare la guerra e in un mondo terrorizzato dai sovietici la pace non era un buon investimento. Così, per mezzo secolo, il mondo intero ha copiato il modello americano. Abbiamo costruito centinaia di enormi reattori ad acqua pressurizzata, accettando il rischio di fusioni del nocciolo e accumulando montagne di scorie radioattive, solo perché l'infrastruttura industriale era nata per supportare un programma militare. I documenti di Oak Ridge rimasero a prendere polvere fino ai primi anni 2000, quando un ingegnere della NASA di nome Kirk Sorensen li ritrovò quasi per caso, scatenando un movimento globale per resuscitare il torio. Ma l'Occidente era troppo spaventato dalla parola nucleare per muoversi. Chi non ha avuto paura, invece, è stata la Cina. Nel 2011, Pechino ha lanciato un programma da oltre 3 miliardi di dollari. E all'inizio del 2024, nel cuore del deserto del Gobi, il loro primo reattore sperimentale a sali fusi di torio ha raggiunto la criticità. Stanno pianificando l'espansione commerciale entro il 2030. Mentre noi discutiamo, l'Oriente sta silenziosamente rubando il fuoco degli dèi. Prova a visualizzare l'impatto di questa rivoluzione. Immagina una montagna nera, immensa. Sono 3,5 milioni di tonnellate di carbone. È la quantità necessaria per alimentare una grande città industriale per un anno intero. Bruciandola, rilascerai milioni di tonnellate di anidride carbonica, ceneri tossiche e metalli pesanti nell'atmosfera. Ora, guarda dall'altra parte. Per ottenere la stessa identica quantità di energia da un reattore a sali fusi, non ti serve una montagna. Ti serve una singola sfera di torio del peso di 1 tonnellata. Una sfera di metallo grande quanto un pallone da ginnastica. E alla fine del processo non avrai gas serra.
avrai solo una piccola frazione di scorie radioattive che, a differenza dell'uranio, diventeranno innocue in soli 300 anni, un tempo storicamente gestibile, non geologico. Attualmente, l'industria mineraria globale estrae il torio come materiale di scarto, mentre cerca le terre rare per i nostri smartphone. Ne abbiamo già abbastanza stoccato nei depositi per alimentare il mondo per migliaia di anni. Ma non farti illusioni, non stiamo vivendo in un'utopia. Se i reattori al torio non sono ancora nelle nostre città, è perché l'ingegneria estrema richiede sacrifici estremi. Il problema più grande è la corrosione. I sali fusi di fluoruro sono affamati. A 700 gradi centigradi, questo brodo chimico attacca le pareti di metallo del reattore, strappando via gli atomi di cromo e indebolendo la struttura. Gli ingegneri di Oak Ridge dovettero inventare una lega speciale, la Stelloi N, solo per sopravvivere a questo ambiente infernale. E poi c'è il trizio. Il litio, contenuto nel sale, bombardato dai neutroni, si trasforma in trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Il trizio è un gas subdolo. Le sue molecole sono così minuscole che possono scivolare attraverso il metallo solido dei tubi a quelle temperature, fuggendo nell'ambiente. Catturare e confinare questo gas fantasma è una delle sfide tecniche più complesse che l'ingegneria dei materiali abbia mai affrontato. Eppure, nessun ostacolo fisico è insormontabile. La vera barriera, quella che blocca le start-up innovative dal Canada alla Danimarca, è invisibile. È la burocrazia. Tutti i regolatori nucleari del mondo, le agenzie per la sicurezza, le leggi, sono state scritte negli ultimi 70 anni pensando esclusivamente ai reattori ad acqua pressurizzata. I loro manuali parlano di pressione dell'acqua, di spessore del contenimento in cemento, di fusione delle barre. Ma come fa un ispettore a certificare una macchina che non ha pressione, non ha acqua e in cui il combustibile è già fuso? È come chiedere al Dipartimento dei Trasporti dei Cavalli di regolamentare un'astronave. Il processo di approvazione richiede decenni e miliardi di dollari di investimenti a fondo perduto, prima ancora di poter versare la prima colata di cemento. È un rischio finanziario che spaventa quasi tutti gli investitori privati. Alla fine, la storia del torio non è solo una lezione di fisica nucleare, è uno specchio della natura umana. 70 anni fa abbiamo fatto una scelta consapevole. Davanti a un bivio tecnologico abbiamo scartato la strada sicura, pacifica ed efficiente, perché non ci permetteva di costruire le armi per distruggerci a vicenda. Abbiamo abbracciato il pericolo per paura. Quella singola decisione ha definito il mondo in cui viviamo oggi. Un mondo paralizzato dal terrore di incidenti nucleari, dipendente dai combustibili fossili e in corsa contro il collasso climatico. Ma la bellezza della scienza è che la verità non scompare. Resta lì, scritta nelle proprietà quantistiche dell'universo, aspettando che siamo abbastanza maturi per capirla. La tecnologia che avevamo condannato all'oblio sta tornando alla luce, spinta da una nuova generazione di ingegneri che si rifiuta di accettare gli errori del passato. Io sono Renderium e questa è la nostra realtà. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.